Sono schede per dare istruzioni ad una macchina capace di fare ogni calcolo, fossili che arrivano dal futuro. Siamo all'Accademia delle Scienze di Torino. Nel 1840 lo scienziato inglese Charles Babbage presentò la macchina analitica, il primo computer della storia. Immaginate questa sala stracolma. Era il secondo congresso degli scienziati italiani, un'occasione preziosa a quei tempi per l'incontro e la discussione tra menti speciali che arrivano anche da tutta Europa. Charles Babbage, matematico e inventore, porta da Londra i progetti per una macchina che, promette, eviterà gli errori e libererà gli studiosi, specie gli astronomi, dalla schiavitù dei complicatissimi calcoli a mano. In che senso la macchina analitica di Babbage è il primo computer? Nel senso che per la prima volta non era più una macchina che poteva eseguire un singolo tipo di calcolo, ma a seconda della scheda che si inseriva andava a eseguire calcoli diversi. La macchina analitica farà da sé, ha una memoria, un'unità centrale di elaborazione e per la prima volta un programma, schede operative e schede variabili, due serie in parte indipendenti cui è affidata la sequenza delle operazioni. Come funzionavano secondo lei? Sicuramente c'erano degli aghi, dei meccanismi meccanici che a seconda del foro che trovavano avviavano degli ingranaggi e questi ingranaggi eseguivano poi il calcolo, quindi era un sistema meccanico avviato da queste diverse perforazioni delle schede. Probabilmente c'era una qualche indicazione che quando nel susseguirsi delle schede non si seguiva l'ordine corretto, il computer identificava un codice che poi gli permetteva di arrestarsi. L'idea delle schede perforate a Babbage venne guardando i telai del francese Joseph-Marie Jacquard che eseguivano complesse trame e disegni. L'anteprima mondiale della macchina analitica, primo computer della storia, all'Accademia fu un successo strepitoso. L'idea geniale non corrispondeva alla possibilità della meccanica, cioè una macchina così complicata non poteva essere costruita completamente, sarebbe stata enorme. Purtroppo sì, i sistemi meccanici che servivano per realizzare una macchina di questo tipo erano così complicati che le probabilità che si incempassero diventavano eccessive e poi diventavano enormi, anche l'energia necessaria a farli funzionare diventava troppo grande per la tecnologia d'allora, quindi era un'idea geniale ma che mancava ancora della tecnologia per realizzarla, ci è voluto sostanzialmente un secolo. Charles Babbage aveva già inventato un'altra macchina per il calcolo, la macchina delle differenze. L'accademico Luigi Menabrea pubblica una spiegazione della macchina analitica. Nella storia entra anche Ada Lovelace, un genio assoluto. È la figlia del poeta Lord Byron, traduce il testo e lo arricchisce con idee sue. Crea per la macchina un algoritmo di calcolo che è considerato il primo programma per computer. In suo onore è stato chiamato Ada, un linguaggio di programmazione. Babbage non costruì mai la macchina analitica, questa una minima sezione conservata al Science Museum di Londra. Dal primo computer mai nato al futuro computer non ancora nato, il quantum computer. Sì, che è di nuovo un cambiamento totale di paradigma. L'idea è di utilizzare le proprietà particolari delle particelle quantistiche, chiamiamole così, che sono del tutto diverse da quelle dei sistemi della vita di tutti i giorni, i sistemi classici, e che permetterebbero di realizzare un calcolatore che in alcune situazioni è estremamente più veloce dei calcolatori attuali. Ad esempio, alcuni calcoli che adesso richiederebbero più della vita dell'universo sarebbero fatti in pochi minuti. E questo si basa su quelle peculiari correlazioni che ci sono fra i sistemi quantistici, in cui ci sono delle proprietà che prima della misura non esistono, non sono definite, ma nel momento in cui io faccio la misura su uno dei sistemi, questo è legato all'altro e immediatamente influenza anche l'altro. Non importa quanto sia lontano, immediatamente i due sono legati fra loro e quindi daranno delle risposte collegate fra loro. Ed è proprio questo legame a permettere una sorta di calcolo parallelo che non ha un corrispettivo classico e che permette di andare al di là di quello che si riesce a fare adesso.
Ecco, l'importanza dell'avere un quantum computer, un computer quantistico, non è la velocità dei calcoli, vero? Anche la velocità di calcolo, però ad esempio permetterebbe di simulare benissimo i sistemi quantistici, e la chimica sono sistemi quantistici. Adesso i chimici, se vogliono costruire una nuova molecola, trovare un nuovo sistema di farmaco, devono provare, non c'è modo di calcolarlo a priori. Un calcolatore quantistico permetterebbe di calcolare a priori le proprietà di queste nuove molecole e quindi di avere un progresso in chimica e farmacologia enorme. Questa è una delle possibilità. Un po' come ai tempi di Babbage, la tecnologia non è ancora pronta. Il problema è che questi sistemi, questi legami, sono estremamente fragili. Appena interagiscono con l'ambiente si deteriorano, si rompono. E allora bisogna riuscire a preservare questi sistemi quantistici, far sì che non interagiscano con nient'altro, eseguano il calcolo e solo alla fine vado a misurarli. Una grande sfida. Una delle idee è lavorare a bassissime temperature che impediscono l'interazione con l'ambiente. Un'altra idea è utilizzare l'ottica quantistica, i fotoni, che sono, detto un po', diciamo in soldoni, delle particelle di luce che interagiscono poco con l'ambiente. Quindi hanno questa proprietà che possono preservare queste loro correlazioni a lungo. La difficoltà qui è far interagire i fotoni fra loro per fare il calcolo. Si immagini che noi siamo nel suo laboratorio di fotonica quantistica. Che cosa stiamo vedendo? Beh, noi abbiamo diverse attività. Una è quella di cercare di produrre sorgenti di questi singoli fotoni. Poi li devo correlare fra loro, avere questo entanglement, è un'altra delle realizzazioni che stiamo facendo nel nostro laboratorio. Quindi ci sono tanti diversi elementi che servono alle tecnologie quantistiche, in particolare potrebbero servire anche alla realizzazione di un computer ottico quantistico. Questa è una fabbrica di fotoni. Sì, in pratica è un fotonificio, è un sistema per creare questi fotoni entangled. Ne vengono create diverse decine di migliaia al secondo che poi appunto si possono utilizzare in vari esperimenti. In sostanza un laser entra in un cristallo che viene detto non lineare. All'interno di questo cristallo avviene un fenomeno in cui questo laser si trasforma in coppie di fotoni correlati fra loro, per l'appunto questi fotoni entangled. Una delle possibilità di fare il quantum computer è utilizzare fotoni. Adesso tutto viene ancora fatto su un banco ottico perché serve a livello, diciamo, di prove di principio, ma in futuro si può pensare poi di costruire dei piccoli chip ottici dove il tutto viene poi fatto su questi chip ottici e poi di miniaturizzarli. Una magia. In realtà, chi disse che tutto ciò che non comprendiamo può essere visto come magia, ma quando iniziamo a comprendere questi fenomeni come l'entanglement cessano di essere magia e diventano scienza.